Hello everyone, how are you? What's up? Ciao a tutti, come va? E cosa c'è di nuovo e di bello? Ritorno al gioco Strategy Warchi MMORPG Play for Free. Continuo la scia del gameplay che avevo lasciato a metà corsia. Quindi Warchi è un gioco per browser, per tablet, per smartphone, per PC possiamo scaricare il mini client. Oggi voglio parlarvi di alcune info che avevo trascurato nel gioco. Volevo parlarvi della campaign. In inglese la campaign come si pronuncia? Campaign. Le campaign sono una modalità che ci porterà attraverso una serie di dungeons in inglese. Come si pronuncia in inglese dungeons? Dungeons. Come l'esplorazione della mappa nel mondo, all'interno dell'area, che vediamo e possiamo accedere dipeso dal nostro livello. Ci teletrasporta in un'altra dimensione e così inizia l'avventura delle campaign, accompagnata da una breve storia. Le campaign sono single player. Abbiamo il nostro personaggio più i nostri soldati, che appaiono durante la battaglia. Una volta conclusa il livello della mappa o dell'area, apparirà un bonus map, che sarebbe un tesoro. Indica che si deve fare 3 volte S per sbloccare il maloppo, che sono molto utili e ve lo spiegherò in seguito. Per essere VIP si paga $7,99 per un mese, dovrebbero essere €7,55 forse. Io parlo perché mi trovo in un server americano, ma ci sono anche quelli server europei. Una volta giunti nel villaggio, scopriamo i segreti del gioco, sono pochi, intitolato Dungeons. Ok, giusto. Dungeons. Passiamo da un passaggio e ci teletrasporta dall'altro lato. Affrontiamo vari mob che troviamo per la strada e quando siamo verso la fine della partita, continuando la storia, sempre più piccola, prima di affrontare il boss. Quando sconfiggiamo il boss uscirà la prima scritta S la prima volta. Aprendo nuovamente la mappa vediamo la modalità normale, che l'abbiamo già fatta e la lasciamo da parte. Ci serve quella difficile, che è già disponibile, cioè quella R. Dobbiamo sbloccarla un'altra volta la S, sbloccando così a sua volta il tesoro, che è in alto a sinistra con la scritta Map Clearing Bonus. In inglese? Map Clearing Bonus. Dentro ci sono il doppio dei premi, tipo le balance, le daro, le gemme, M-Attack o MDF o PDF. Questi premi li riceveremo nella posta del gioco, che si trova a destra. Si illumina da solo. Purtroppo non abbiamo suoni d'avvisi. L'unico suono costante e monotono all'interno del castello che abbiamo. Poi come secondo paragrafo abbiamo il blacksmith. Il blacksmith si presenta in tutti i giochi MMORPG, anche su Final Fantasy XIV, mentre su Final Fantasy XIV il blacksmith è un'esplorazione in tutto il mondo del gioco, portandoci nuovi posti per esplorare, mentre su Warchin cambia qualcosina e ve lo spiegherò in seguito. Sempre su Final Fantasy XIV la classe del blacksmith è disponibile per tutte le classi. A sua volta c'è la possibilità di essere autosufficienti e liberi e non dipesi dagli altri. Voglio aprire un piccolo paragrafo sull'origine del blacksmith oppure sulla mitologia. Nella mitologia greca e quella romana si racconta che Festo, in latino Vulcan, era il fabbro che forgiava armi per gli dei. Costui era un dio della lavorazione, del fuoco, dell'ingegneria, scultura, metalli e armi, ed era il maestro degli artigiani. Lui era il figlio di Zeus ed Era. La fonte Omero, la storia Iliade. Anche Wikipedia. Io la trovo come una mega biblioteca universale. Non ha importanza chi l'ha scritto o chi è l'autore. È l'importante che porta scienza e conoscenza nel nostro mondo. Continuando sempre la storia del blacksmith, quella più terrena, parliamo del blacksmith terreno.
Allora abbiamo il fabbro e il whitesmith. Il fabbro è una persona che crea oggetti di ferro oppure di acciaio. Alcuni manufatti dei fabbri sono i cancelli di ferro battuto, le griglie, le ringhiere, le mensole, le sculture e attrezzi. La funzione del whitesmith crea come latta e peltro. Sono andata a vedere cosa fosse in rete perché non ero a conoscenza. Sarebbe una lega anticamente di base di stagno e piombo. Oggi lo stagno è antimonio. Antimonio è un elemento chimico, numero 51, peso atomico 121,76, simbolo Sb. È un metallo fragilissimo di colore argenteo usato come indurente in alcune leghe. La funzione del whitesmith crea tazze, brocche d'acqua, forchette o cucchiai, portacandele, quali lampadari tipo latta, metalli leggeri, ed era l'occupazione comune ai tempi delle preindustrie. Queste piccole ricerche del fabbro whitesmith blacksmith mi hanno portata qui. Fino a ieri non avevo conoscenze e non mi sono interessata, ma avendo giocato nei giochi MMORPG come Final Fantasy XIV e Warcraft, la curiosità ha bussato e mi sono avventurata nel mondo della ricerca, della mitologia del blacksmith, della storia e del whitesmith. Penso di aver detto tutto sul blacksmith e il whitesmith. Continuo le informazioni del gioco, ritorno al blacksmith nel gioco. Nel blacksmith c'è una sezione per incantare le armi, equip. Si chiamano Stone Luck. Le Stone Luck si trovano nei combattimenti, si trovano nelle campagne, oppure possiamo acquistarli nel negozio della Glued Shop, ovviamente consumando il contributo che abbiamo dato nella Glued per farla crescere. Sempre nel blacksmith possiamo convertire le gemme con altre gemme, tipo, per esempio, gemma PDF o P-Attack, lo scambio con M-Attack. Un altro punto di informazione, abbiamo le catacombe Forgotten. Catacombs Forgotten. Servono per gli exp, per gli item. Affrontiamo i mostri passando da un teletrasporto all'altro. Saliamo i livelli e giungiamo dal boss. Sconfiggiamolo, otteniamo i premi. Riceviamo le Crypt Tokens. Le Crypt Tokens sono dei mini gettoni. Andiamo alle Crypt Shop e li scambiamo lì. E possiamo scambiarli con... possiamo comprare le scroll difesa, scroll attacco, le kainite, le ring o le necklace. Quindi possiamo costruire una glued, cioè comprandola con i gold che abbiamo accumulato nelle battaglie, nelle quest, nei eventi, oppure usando i semi. E possiamo coltivarla nel nostro farm. I semi servono per le daru, per le exp, per le gold, per le kainite, le insegne, eccetera. Abbiamo la miniera di Amethyst. In inglese? Amethyst. Qui entriamo nella grotta e dobbiamo raccogliere i quarzi di ametista. Una volta fatto, li scambiamo col negozio per poter prendere oggetti utili. Allora vi lascio al gameplay. Uscito male? Buona visione, buona continuazione verso il bello. Next on, see ya.